Bentornati amiche e amici del canale del Darione. Giovedì, e come sempre, il giovedì esce un video su Sorare qua sul canale. Come state? Tutto bene? Spero che le cose stiano andando alla grande. Ovviamente se avete dubbi, questioni legate a Sorare, scrivetele pure qui sotto nei commenti. Vi ricordo che se vi interessa essere aggiornati sui video che faccio uscire sul canale, di cliccare sulla campanella, eccola qua. Ho anche un super Telegram dove ci sono un sacco di ragazzi, insomma, esperti di Sorare, dove si parla di tutti gli argomenti. Ovviamente focus principale Asia, ma si parla di tutto, quindi iscrivetevi, anche questo è nei commenti. E poi ovviamente c'è il Patreon, dove siamo lì per chiudere diciamo così, l'abbonamento, quello più economico. Quindi insomma, se siete interessati, notizie esclusive su Asia, J1, K1, ma soprattutto al di là delle notizie, analisi, che in italiano non fa realmente nessuno, di partite, calciatori, proposte, insomma anche tattiche. Quindi questa è un'esclusiva che propongo io sul mio Patreon. Ma veniamo a questo video. In questo video parlerò dell'ultima parte della Cup del 240 Asia. Ci sono stati già altri due video, anche questi che troverete in descrizione, in cui ho parlato dei portieri e dei difensori, e in un altro dei centrocampisti, cioè ovvero quei calciatori nei rispettivi ruoli che secondo me potrebbero fare bene nella stagione 2024 che sta per iniziare. Mancano ormai una ventina di giorni, di J1 e K1. In questo caso quindi oggi andiamoci a vedere gli attaccanti. Sono 28, quindi insomma vi chiedo di avere un minimo di pazienza, ma vedete che sarà giustamente ricompensata, che ci sono un sacco di nomi estremamente interessanti, magari qualcuno anche fuori dai radar, diciamo così, perché magari non è stato preso troppo in considerazione quando se ne parla. Andiamo a vedere. Come sempre fornisco un elenco di calciatori che a me piacciono, oltre al fatto insomma che magari fittano bene per la Cuphead, quindi poi ovviamente sta a voi andare a studiarvi poi nel dettaglio il singolo giocatore e magari appunto trovarne anche degli altri, perché ce ne sono comunque molti altri a disposizione. Ma vanno alle ciance, andiamo a vedere. Iniziamo da Song Min-kyu, attaccante del Jeonbuk. Ci sono voci su di lui, questo lo dico in premessa, però anche nelle ultime amichevoli ha giocato molto bene. Lo vedete, ha un L15 comunque elevato, un L5 anche questo in salita. Andiamoli a vedere. L'L15, eccolo qua. Non ha giocato a un certo punto, insomma, per tutta una serie di motivi, eccolo qua, lo vedete, però insomma giocatore totale, nel senso per la Corea, se dovesse rimanere dovrebbe giustrare o da seconda punta o da esterno a sinistra, ma penso che a esterno a sinistra ci giocherà un altro dei giocatori che farò vedere più avanti. Lui dovrebbe giocare da seconda punta accanto a Thiago Robo, vista anche la partenza di Pike. Vediamo i prezzi decisamente competitivi. Ultima asta è andata proprio stamani a 4,83 €. Vedete c'è 4 di Floor in Limited, mentre la rara si attesta all'ultima vendita su 50 €, 58,70 €, ma insomma titolare se rimane al Jeonbuk. Grandi prestazioni, lo vedete comunque l'anno scorso ha fatto comunque 8 gol e 3 assist in 21 partite da titolare e 13 dalla panchina, quindi in totale in 34 partite. Andiamo più avanti. Il prossimo ci spostiamo in Giappone. Ovviamente quello che abbiamo visto era K1 in Giappone, e prendiamo insomma uno dei top straordinari, capocannoniere, tutto quello che volete di J1, attaccante principe dei Marinos. Si era vociferato che potesse andarsene, ma alla fine invece è rimasto. L15 52 e L5 47. Al momento vi sto facendo vedere due che possono essere titolari, quindi il cap è leggermente più alto, ma insomma lui è molto buono, perché in realtà appunto ha un L5 in ribasso, quindi può mantenere le prestazioni, ma lo vedete come questo è l'L15, grandi prestazioni a parte due partite in cui però appunto in una ha fatto male, nell'altra è subentrato in Coppa, e lo vedete, questo è l'anno scorso, 24 gol, 4 assist, insomma
tanta roba. I Marines giocano anche in Coppa, ovviamente, quindi qui sono previste, sono conteggiate anche le partite di Coppa e iniziano appunto fra pochissimo, fra pochi GV, con gli ottavi di Champions League asiatica e hanno due partite, diciamo, decisamente abbordabili contro il Bangkok. E anche per quanto riguarda la J1, vedete insomma che hanno una partenza incredibile, Marines, che giocano con il Tokyo Verdi, Avispa, Gamba e Kyoto. Tolta la Avispa, insomma, nelle altre potrebbe fare decisamente molto bene. Andiamo a vedere il prezzo. Ultima asta è andata a 9,51 €, secondo me in linea, tra l'altro il floor 9,89 in linea, mentre vediamo l'ultima asta in rara, quella era la limite, è andata a 118, qui qualcuno ha leggermente alzato, ma insomma secondo me lo spread tra 120 e 140 è il prezzo euro, naturalmente è il prezzo giusto per un bomber di questo tipo, cioè questa è la vostra prima punta, cioè nel senso è anche giusto pagarlo quello che va pagato. Qui proposta leggermente diversa è Capixaba, che è all'esterno di centrocampo, anche se a carta forward del Cerezo, dovrebbe giocare di nuovo titolare nel 4-4-2 del Cerezo anche di quest'anno. Ha un L15 leggermente più alto, ma l'L5 che potrà calmierare questo L15 a 51 perché ce l'ha a 48, lo vedete, insomma questo è l'ultimo L15, non è un fenomeno ovviamente, però in stagione non è andato malissimo, comunque con 5 assist e un gol in 27 partite, prima di trovare spazio ci è voluto un po', ma poi è diventato determinante per il Cerezo. Andiamoci a vedere il prezzo direi ottimo, 1,94 €, 1,89 € in floor, la limited è ottima. La Lara probabilmente è in floor assolutamente sovrapprezzata, anche perché l'ultima vendita è a 40 € e questa è sovrapprezzata, quindi secondo me lui può essere buono come seconda, terza punta, insomma. Se uno lo riesce a strappare a un prezzo plausibile in rara, secondo me va benissimo. Sempre al Cerezo abbiamo uno dei bomber che secondo me come anche prima opzione potrebbe essere in Cuphead, perché comunque può fare anche molto bene, altrimenti come seconda opzione, nel senso, io mi immagino uno si prende Anderson Lopez e si può prendere anche un Leo Serà, però forse per il prezzo che andiamo a vedere, partiamo prima dal prezzo con lui va preso come prima opzione. Comunque 3,90 € in rara, siamo in limited, siamo a 4 € il floor, quindi va bene. Il prezzo della rara 75,90 e 86, siamo lì, forse leggermente più alto di quello che è il suo reale valore. Andiamo a vedere. Comunque la cosa buona è che è un L15 49, ma veramente ottimo il fatto che è un L5 a 40, quindi in previsione i suoi voti tenderanno a diminuire nelle 15 e questo è ottimo, qui lo vediamo. Tra l'altro nelle prime due partite perderà 2 super voti che potrebbero essere equiparati da 2 super voti che prenderà nelle prime partite, questo ci mancherebbe altro, però ecco. Tra l'altro parte col Tokyo, Kashima, la cosa buona è che poi c'ha il Tokyo Verdi, il Sagan, lo Shonan e il Kashiwa. Il Cerezo potrebbe partire molto forte. Quindi questa è un'altra proposta che vi faccio, un'altra che arriva ed è sempre diciamo sulla stessa livello di qualità, prima, seconda punta, ecco, come seconda punta insieme a Anderson Lopez, Diegone Rivera ci sta tutto perché lo vedete già da voi, il prezzo è ottimo, ma andiamo con ordine, vediamo i voti L15 49, top, L5 43, ottimo anche questo, andiamocela a vedere. Vedete in tutto l'anno comunque ha fatto 15 gol e un assist, è perfetto come seconda opzione dal mio punto di vista. Nelle ultime 15 lo vedete, questi sono i voti, è l'attaccante del Tokyo, non è l'attaccante di una squadra di primissimo livello, però comunque il suo lo fa sempre, non fatevi intimorire dall'età che in J1 conta quello che conta, anche perché comunque è integro, quindi andiamo a vedere il prezzo della limited che è sull'euro 95, 2,10 in floor, quindi ci siamo. La rara, vedete, ultima asta 53,92, siamo lì 54,28. Ovviamente da quando uno avrebbe potuto comprarlo tempo fa, qui faccio un ragionamento che vale per tutte le carte che vi sto facendo vedere, se andate a vedere ovviamente i prezzi di novembre fino a diciamo appunto l'inizio di gennaio, naturalmente i prezzi erano decisamente più bassi, ma perché comunque mancano 20 giorni all'inizio del campionato. Però se uno al momento sta cercando proprio
una punta. Per fare bene ci sono prezzi di questo tipo per quelli di medio-alto livello, cioè nel senso che i prezzi sono ovviamente in salita. Andiamo avanti, andiamoci a vedere Toyokawa, scelta particolare perché comunque del Kyoto Sangama è rimasto lì, quindi rimarrà titolarissimo. Andiamoci a vedere il prezzo. Il prezzo sta a 1,06 euro, veramente il limite di regalatissimo, il floor è quello. Questa è l'ultima asta, quindi insomma se ne trova anche una carta nuova, tra virgolette, a buonissimo prezzo. L'ultima rara invece è andata a 30 euro, qui siamo a 38,71, quindi siamo in linea. Perché vi suggerisco questo? Io l'ho preso l'anno scorso, mi ha fatto fare qualche soglia, tra l'altro vedete anche lui, Kashiwa Shonan, parte molto bene, e ha fatto comunque 10 gol in 27 giornate. Questo vedete, l'ultime veramente, quando il Kyoto aveva bisogno di lui, nelle ultime 5 ha proprio spopolato, facendo 5 gol nelle ultime 7, a 2 le ha saltate per tenerlo a riposo, sostanzialmente è stato quello il motivo. E niente, questo secondo me è una proposta ottima. Vedete prezzo, il rapporto qualità-prezzo, questo è strepitoso come seconda, terza opzione naturalmente, oppure se non avete soldi anche come prima opzione. Cioè questa come prima opzione low cost è probabilmente la migliore che vi farò vedere oggi. Andiamo invece a una soluzione un po' estrema, perché Albirex, anche questo stile Toyokawa, ma insomma di qualità secondo me leggermente inferiore come giocatore, lo vedete il prezzo, eccolo qua, 0,55, 0,63, il limited è veramente regalato, ma anche in rara, ultimo acquisto a 8 euro, lasciate perdere il floor. Comunque questo soluzione low cost, lo vedete, anche perché non è che sia proprio tutto sto fenomeno. Questo è così, cioè c'ha 49 DL15, 48 DL5, vediamoci le ultime porzioni, fa il suo, cioè questo è il classico giocatore che avete già trovato nelle liste che vi ho proposto per completare la rosa. Andiamo a vedere invece Mao Osoya, punta del Kashiwa, lo conosciamo bene tutti, chi frequenta Sorare e soprattutto il mondo Asia di Sorare sa di che cosa stiamo parlando, ovvero di un ragazzo che ha tanti anni che ci si aspetta che sbocci, per ora non l'ha fatta ancora completamente, è under 23 fino al 2026, quindi ipoteticamente anche un investimento sul futuro. Vediamo, infatti il suo prezzo non è certo basso, costa 9,14 euro, l'ultima vendita limited, mentre 8,63 euro in floor, quindi qualcuno l'ha anche ribassato, mentre ultimo acquisto in rara 83,73 euro, 105, leggermente troppo alto per quanto mi riguarda. Sta alto così ovviamente perché under 23, perché altrimenti le prestazioni non lo garantirebbero, anche se non è che fa proprio malissimo. Qui lo vedete, 14 gol in 32 partite, non è male, per niente, soprattutto pensando in 34 partite, scusate, soprattutto pensando che gioca nel Kashiwa, che l'anno scorso è stato pessimo, ma ve l'ho già spiegato negli altri video che vi invito ad andare a guardare, sono qui nell'elenco. Ci sono tanti giocatori del Kashiwa, perché secondo me il Kashiwa non può fare male come l'anno scorso. Ovviamente sarò smentito, ma io mi auguro che non sia così. 48 di L15, L5 52, andiamocelo a vedere, l'ultimo L15, ottimo, fa alti e bassi, ripeto, il Kashiwa può fare molto bene, ha Matteus Savio dietro, parte forte col Kyoto, quindi la prima giornata già potrebbe essere molto interessante. Proposta successiva, torniamo in K1, quindi da un giovane invece a giocatore decisamente là con gli anni, Edgar Silva, che in queste prime amichevoli del Daegu, che sta giocando in Thailandia, si sta allenando in Thailandia e giocando con alcune squadre thailandesi, ha giocato sempre col gruppo dei titolari, quindi mi immagino che così sarà anche inizio campionato. Edgarone Silva, anche perché la cosa interessante che da un punto di vista tattico che permette Edgar Silva è che insieme a Cesigna, pensando che di là giochi Gojeon o al limite Barcelos, ma insomma Edgar Silva può permettere l'interscambiabilità con Cesigna, cioè lui e Cesigna si possono scambiare, quindi Edgar Silva può giocare da punta centrale o eventualmente da esterno a sinistra, o meglio da trequartista di sinistra del 3-4-2-1 del Daegu, e quindi insomma questa è tanta roba. Ha un'età di un certo tipo, quindi non giocherà tutte le partite.
Comunque, prezzo in limited oscillatorio, moltissimo, 1,17 euro, 1,05 euro il floor, quindi comunque regalatissimo, una copia uno se la può anche comprare, 21,61 euro in rara, non ce n'è in rare, ma insomma anche qui ovviamente il prezzo è decisamente salito rispetto a quello che poteva essere qualche tempo fa. Vediamo gli scores, L15, eccolo qua, 94, questo ovviamente la doppietta nell'ultima partita un po' modifica il valore dei suoi il valore medio dei suoi voti, però L15 47, L5 56, insomma, questo è il classico tappabuchi. Edgarone poi in alcune partite, per esempio inizia col Jimchon, potrebbero essere male, ma anche qui col Suwon, col Gangwon, insomma ci si può divertire secondo me con Edgarone, se uno lo prende appunto una ventina di euro è veramente regalatissimo. Qui invece risaliamo di nuovo, proposta top, questo può essere la vostra prima punta, visto il prezzo, ma insomma Yoshinori Muto sarà di nuovo titolare insieme a Osako dell'attacco dei campioni di Giappone, lo vediamo qua, l'ultima vendita in limited a 10 euro e sta lì col floor, siamo lì a 10,10 euro, mentre la rara ultima asta a 120 euro, ultima mentre il floor sta a 168. Uno lo può prendere ovviamente a meno, che dire, nel senso giocatore ottimo, anche molto elegante, tecnico, 47 di L15, quindi strepitoso, L5 55 tendente al rialzo, ma insomma stiamo parlando di un top. Ultime partite non benissimissimo, però insomma di solito parte molto forte. Se andiamo a vedere le prestazioni dell'anno scorso, 10 gol e 10 assist e un rigore procurato, quindi in 34 partite. Soprattutto se poi fa delle strike di questo tipo, questo vi garantisce in sostanza da solo di raggiungimento della soglia, o quasi, insomma. Passiamo poi invece a un calciatore che l'anno scorso ha avuto un sacco di problemi fisici, Jang Jae, però che quest'anno, se tutto va come deve andare, sarà titolare fisso degli Steelers, anche perché gli Steelers hanno fatto un grande cambiamento sia in panchina sia vendendo giocatori, è andato via Go Yoon-jun, quindi insomma lui si prenderà poi anche il compito probabilmente di battere tutte le punizioni, calci d'angolo, i rigori va capito, perché appunto non essendoci più Zeka va capito chi sarà il rigorista, ma insomma lo vedete, il prezzo è clamoroso, 0,59, 0,63, mentre in limited 13 euro l'ultima vendita. È vero che qualcuno ci prova mettendo il floor a 54, ma insomma stiamo esagerando. L5-0 ovviamente perché ha giocato molto poco, L15-47 per via della serie infortuni, qui lo vedete, è l'anno scorso, 8 partite. Secondo me questo sta un po' fuori dai radar, a parte ora il floor, ma boh, se uno riesce a strapparla a poco, questo potrebbe essere uno dei grandi colpi di questa stagione, se ovviamente ritiene il fisico. Non può essere la vostra prima punta, visto quello che ho detto, ma se uno lo strappa a 20-25 euro, insomma, potrebbe essere veramente un gran colpo. Chi dovrebbe anche giocare da titolare dall'altra parte, quindi nel 4-2-3-1 che io mi immagino verrà riutilizzato agli Steelers, è Hong Yoon-sang, che è un under 22 per il campionato coreano, under 23 su solare fino al 2026, quindi anche per quello sarà probabilmente titolare fisso. Ha giocato un sacco l'anno scorso, prezzo veramente strepitoso, 1,10 euro, 1,47 di floor, leggermente più alto, ma insomma siamo lì, si ragiona di centesimi. Invece ultimo acquisto in rara 24 euro, qui sta a 53 perché ovviamente c'è un po' di hype in questo momento, ma questo può essere un calciatore che guardate che cosa fa e poi decidete se comprarlo o meno. Però insomma andiamoci a vedere i voti, eccoli qua, della stagione. Ha cominciato a prendere spazio a un certo punto, è comunque un under 22, quindi non è che potete costruire, ce ne sono di under 22 buoni naturalmente in Corea, molto buoni, però lui non è un giocatore su cui costruire una rosa, però è un giocatore da prendere e mettere lì dal mio punto di vista. Vedete, questo è il suo L15, gioca, non gioca, lo prendete, lo mettete lì, se appunto si tira via a un prezzo accettabile non è affatto male. Poi andrà visto che cosa faranno gli Steelers. Invece proposta anche questa, magari da mettere in combo a Edgar Silva o a un altro degli attaccanti del Daegu, è Lucas Barcelos. A me piace molto, è stato venduto l'ultimo a 1,08, 1,47, siamo comunque lì.
lo vedete, questo è il limited, mentre la rara a 22,35, 30 euro, insomma secondo me si può strappare un prezzo intorno ai 25 euro, L15 a 45, L5 a 44, quindi tutto molto molto buono. L'anno scorso 5 gol e un assist in 31 partite, e che dire, andiamoci a vedere l'ultimo L15 in cui ha cominciato a fare discretamente bene, vedete, poi insomma a fine campionato il Daegu faceva tanto turnover per far debuttare anche i ragazzini, quindi insomma però lui è uno di quelli da prendere e da mettere lì, un po' lo stesso discorso per Edgar. In alcune partite può essere ottimo, quest'anno credo che troverà sempre più spazio, quindi vedremo che cosa succederà. Prossimo è invece una proposta Only the Braves, sono quelle proposte che butto lì e poi ognuno decide che fare. Dai Kisuga, insomma, L1541 L541, questo è proprio per completare la rosa. Se avete bisogno di una punta, costa anche troppo dal mio punto di vista. Vedete, ultima vendita 1,28 euro, il limite ci può anche stare. La rara, ultima vendita 22 euro. 33,45 eccessivo, se uno lo prende intorno ai 20 euro può andare anche bene. L'anno scorso ha fatto 3 gol e 2 assist, niente di che, lo vedete, gioca in realtà da esterno, no? Nello scacchiere del Sapporo, da esterno a sinistra, nel 3-4-2-1, insomma di solito gioca così il Sapporo. E niente, questo è, vedete, insomma, L15. Niente di che, però ci servono secondo me in rosa anche quelli, servono in rosa anche quelli come Suga, cioè che uno può avere tutti i giocatori fortissimi, a volte conviene, ed è questo ad esempio un'altra proposta che vi faccio di questo tipo. Coreano, gioca nel Gwangju, under 22, under 23 su Solare fino al 2025, punta centrale. Secondo me quest'anno troverà un pochino più di spazio, qui lo vedete a 1,06, 1,06 limited, l'ho preso in instant buy, questo è un instant buy, e 1,05 il prezzo in floor, quindi va bene, e la rara 23,82 in ultima asta 23,25 ci siamo. Secondo me quest'anno potrebbe avere ancora più spazio, c'è il rischio che vada con la olimpica, con la nazionale olimpica, se la Corea si dovesse qualificare alle Olimpiadi di Parigi, ma insomma comunque questo è un ragazzo che uno prende e si mette lì perché se ne parla un gran bene, è molto apprezzato insomma dalla stampa coreana. L'anno scorso giocava e non giocava, però vedete che comunque ha fatto tante partite, anche perché il fatto dell'Under 22 lo aiuta e lo sostiene. In tutto il campionato ha fatto 3 gol e 3 assist, però ha cominciato ad essere titolare soltanto da un certo punto in poi. Questo è l'ultimo L15, insomma. Ma non c'è tanto da guardare a questi sono ottimi in realtà, però è dettato anche dal fatto che quelle è un po' le prestazioni che uno si aspettava l'anno scorso, non è che con quelle può portare a casa chissà quante soglie. Questo è il classico giocatore, come vi dicevo, da prendere e mettere lì, che poi magari cresce, migliora e poi in alcune partite può essere assolutamente utilizzato. Ex Corea, comprate ovviamente la carta forward e non quella midfielder, Nasango, passato al Machida Zelvia, che è salito in J1. Secondo me è grandissimo acquisto, passato un po' sottotono, ma insomma grandissimo acquisto da parte del Machida, lo sappiamo. Gioca da esterno alto offensivo, può giocare anche a destra eventualmente, ma insomma il suo ruolo preferito è quello a sinistra, 4-2-3-1, 4-3-3, però può giocare anche nel 4-4-2 anche se un po' sprecato. Vedete il prezzo a 2,09 €, 3,16 in floor, forse un leggermente alto, uno può provare a fare delle trattative, mentre in rara 42,42 ultimamente, 62,90, che questo è leggermente più alto, però lo vedete, l'anno scorso tirava calci di rigore, punizione, calci d'angolo, quindi anche per quello faceva qualche decisiva in più del dovuto, poi era partito fortissimo, è calato, insomma tanti poi l'hanno lanciato proprio perché valeva molto meno. Comunque 12 gol e 3 assist in 38 partite l'anno scorso, che dire, cioè le ultime 15 non benissimo, cioè nella norma, però vedete può comunque fare grandi cose. Giocano contro il Gamba la prima, quindi potrebbe essere anche una partita favorevole. Alle 15:46 alle 5:50. Questa è secondo me
bijou, come seconda terza opzione, ovviamente da prendere intorno alle 40-50 euro, non 60. A 60 si trova di meglio. Ma un'altra proposta che vi faccio, che va in combo con una che c'è subito dopo, è Jomin Q. Per chi mi segue, mi seguiva su Twitch, per chi mi segue nel Telegram, insomma, che mi segue anche qui su YouTube, ovviamente, come voi, lui è uno dei miei idoli assoluti in Corea, Jomin Q. Gli diamo anche un soprannome che conosciamo tutti, Minchione, insomma, vabbè, però adoro. Certo, la questione vera è che si alternerà anche quest'anno con Martin Adam, che poi vi farò vedere, però Martin Adam andrà poi a fare gli europei con l'Ungheria, quindi ci avrà almeno un mese e mezzo, 2 mesi, diciamo un mese e mezzo. L'Ungheria dipende se riesce a passare poi il turno, però deve fare la preparazione, insomma un mese e mezzo secondo me va via tutto, fra maggio, giugno, luglio, quindi insomma Jomin Q poi sarà titolare fisso di una squadra esagerata come l'Ulsan. Ultima vendita 1 euro, 2,31, forse anche qui si può fare delle trattative, il limite mentre era a 33,14 euro, 31,98 euro, cioè vedete ho fatto vedere una Sango a 60 che sarà titolare fisso, ma insomma sappiamo che la Corea ha tutti i problemi che ha con i voti, l'Ulsan ha anche delle questioni legate al fatto che gioca il venerdì, e se non verrà cambiata questa cosa dei voti live, insomma questo sarà un po' un problema. Lo trovate tutto comunque il calendario di K1 con i venerdì e le partite doppie sul mio Twitter. Comunque L15 a 44. Nonostante questo, quindi le varie alternanze che ha fatto l'anno scorso, vedete, vediamo soltanto la K1. In 38 partite di K1 ne ha giocate 26 da titolare, 10 da subentrato e 2 in panca, quindi in 36 partite ha comunque fatto, con tutti i problemi dell'alternanza, 17 gol e 2 assist, vincendo il titolo di capocannoniere. Cioè, che gli puoi dire di più a Jomin Q, che probabilmente se l'avessero fatto giocare titolare fisso avrebbe fatto 25-30 gol. Comunque il prezzo è il suo, partono forte l'Ulsan perché giocano col Vent Foret, un po' ridimensionato, squadra di J2 che fa gli ottavi di finale di Champions, quindi lo potete già schierare, questo è quello che vi voglio dire. Mentre qua, prima vediamoci Martin Adam, ovviamente, come dicevo, poi andiamo a vedere Kim Shin-jin. Martin Adam, ultima vendita in limited, asta a 1,70 euro, 2,10 euro per quanto riguarda il floor, quindi siamo lì. E l'asta invece in rara, ultima 25,31 euro. Vabbè, qui c'è un prezzo che non ha senso in floor, quindi siamo leggermente più bassi come prezzo di Jomin-Q, perché comunque è più titolare Min-Q di quanto non lo sia lui, però insomma vedete le 15,40 e le 5,50 è comunque un signor attaccante Martin Adam, per la K1. Qui mettiamo solo K1, lo vediamo, insomma infatti è partito solo 12 volte, 18 da subentrato, una panchina, quindi comunque in 30 partite, 7 non le ha giocate, ha comunque fatto 5 gol e 5 assist, cioè non sono paragonabili due secondo me come rendimento, però Hong Myung-bo li alterna tantissimo e questo è il problema. Comunque se prendete Minchione prendete anche lui, con secondo me una settantina di euro li prendete entrambi, e poi però dovete tirare la monetina. Io ho Jomin-Q, me lo terrò e poi spererò ogni tanto che insomma di beccare quando gioca. Altra proposta che vi faccio invece è sempre in Corea, l'attaccante del Seoul, under 22, Kim Shin-jin o Kim Shin-jin, under 23 su salario fino al 2026. Andiamo a vedere il prezzo della limited molto basso, 0,45, 0,84 in floor, mentre la rara ultima asta è andata a 13,16 euro, ma è del 3 gennaio, quindi è passato un mese, tant'è vero che qualcuno prova a fare il furbo e in floor lo mette a 61,43 euro. Questo è uno di quei calciatori giovani che se lo volete prendere, però lo dovete prendere a quella cifra lì dell'ultima asta, sui 15 13 euro, massimo 20 euro, però è un giocatore del grande futuro, cioè se avete idea di stare su Sorare per tanto tempo, lui è uno di quelli da segnarsi e mettere lì. Non sarà titolare, però appunto lo prendete, lo mettete in rosa, come bisogna fare con i giovani.
Uno che giovane non è più, che è tornato dal militare, è Choi Yun-wook. Choi Yun-wook sarà, dal mio punto di vista, la punta titolare del Seoul. Non penso ci siano tanti dubbi da questo punto di vista. Ultima asta, scusatemi, ultima limited a 8 euro. Sta a 8 euro il 20 il floor, quindi ci sta tutto. Ultima vendita invece in rara, 86 euro, addirittura lo vendono a meno. Non si sa bene perché, visto che comunque quando gioca è un giocatore incredibile. Vi faccio vedere l'overall, giocatore che a me piace tantissimo tra l'altro, e non c'è tanto altro da dire se non che ha un L15 di 45, un L5,54. Qui è assurdo, lo segna sempre al gym, cioè, ma allucinante sta cosa. E non è dal Gimchon perché ha vinto la Coppa d'Asia, scusatemi, no, la Coppa d'Asia, ha vinto gli Asian Games, la medaglia d'oro, e quindi è stato esulato dagli ultimi 6 mesi di servizio militare. Se andate a vedere sul sito del Sol, è già con la squadra ad allenarsi in questa preparazione di gennaio-febbraio. Passiamo invece a una proposta sempre low cost, una proposta low cost, come ce ne sono altre all'interno di questa lista. È Yuri del Jeju, non proprio un fenomeno, lo vedete già da voi, ma andiamo a vedere il prezzo. Prima, ultima asta 0,85, vabbè, 1 euro di floor, si porta via anche questa a meno di un caffè. Asta rara a 27,35, non ci sono altre vendite, quindi vabbè, per il momento va bene così. Questa è la cifra, insomma, cifra plausibile, un altro di quelli da prendere e buttare lì, cioè nel senso non è che ovviamente può essere la vostra punta titolare se avete un budget decente. Se avete un budget basso invece potrebbe anche esserlo. L'anno scorso comunque in 33 partite, di cui solo 15 da titolare, ecco, il problema può essere quello, ha fatto 10 gol e 4 assist. Cioè questo è uno che, se ha secondo me continuità, può fare molto molto bene. C'è stato un po' di movimento nell'attacco del Jeju, e quindi Yuri secondo me potrebbe essere ancora più titolare di quello che non lo è stato l'anno scorso, come punta centrale. Insomma, alle 15:43, alle 5:40, con i prezzi che abbiamo visto, secondo me male non fa. Andiamoci a vedere le ultime 15 partite, lo vedete un po' così perché ha giocato e non giocato, però se riacquisisce, come io penso, la titolarità a quel prezzo lì, dove l'ho trovato un altro attaccante. Ci spostiamo al Gangwon, sempre per una roba iper low cost, come Vitor Gabriel, anche lui punta centrale. Lo vedete, i prezzi sono qui, sono un po' strani, qui era risceso, qui è risalito, comunque vabbè, 1,68 euro, al floor sta 1,68 euro tra l'altro, la limited, mentre la rara ultima vendita a 29,14, 31,77, siamo lì insomma. Secondo me se uno lo prende una cifra fra i 20 e i 25 va anche bene, come appunto anche questo altro giocatore da prendere, mettere lì e utilizzare in determinate partite. Sarà presumibilmente titolare, andiamolo a vedere. Nell'ultimo anno ha fatto in 14 partite 3 gol e un assist, è arrivato a luglio, se non erro, a luglio sì, dell'anno scorso. Quindi vabbè, il Gangwon non faceva benissimo in quel periodo, lui entrava e non entrava, lo vedete, però insomma in questa nuova stagione secondo me nel Gangwon farà il titolare. Poi abbiamo Kim Seon-dae, il cui prezzo attaccante, ovviamente anche lui può giocare da esterno, diciamo nel 4-2-3-1, nel 4-3-3, ma può anche fare eventualmente la punta centrale, insomma si adatta. 0,86 l'ultima vendita, 1,05 euro il floor, il limited, mentre la rara ultima vendita a 26,80 euro, 32,40 euro. Siamo lì insomma, probabilmente un po' alto, secondo me la cifra giusta è intorno ai 20-22 euro se uno dovesse comprare Kim Seon-dae. Qui vedete dei voti pazzeschi, perché ha L15,42, L5 addirittura 23. L'anno scorso non ha fatto benissimo, anche perché appunto giocava e non giocava. Quando giocava avrebbe potuto fare decisamente molto meglio dal mio punto di vista. Comunque questa è l'L15, L15 ottimo. Quest'anno sarà titolare del Daejeon. Questa è la grande cosa a cui stare attento. Quindi questo è un attaccante titolare di una squadra che comunque i suoi gol li ha sempre fatti. L'anno scorso aveva Thiago Robo che ha fatto 17 gol come Minkyu. Quindi io
prenderei e porterei a casa. Sempre del Dejon, un altro che potrebbe giocare titolare, eventualmente accanto a Kim Seung-dae, oppure lui davanti e Kim Seung-dae sulla fascia, è Gutkowskis, l'attaccante appunto lettone, che è arrivato l'anno scorso, si è rotto tutto e quindi insomma non ha avuto modo di esprimersi. 2,29 € in Flora Limited, mentre la rara l'andiamo a vedere, ultima vendita 25,08 €, 37,86. Secondo me sta una cifra molto molto alta, anche perché non si sa praticamente niente delle sue condizioni. Qui lo vedete, poi è rientrato e si è rotto, insomma è arrivato a marzo e poi si è rotto e non si è più visto. Però questo è un altro di quelli che se poi esplode, se uno lo riesce a prendere intorno ai 20 euro, 15-20 euro, poi se esplode ti trovi in mano una carta che fa una plus incredibile. Continuiamo, siamo quasi alla fine, lo so ragazzi, vi ho chiesto pazienza perché erano tantissimi gli attaccanti. Ecco qua, Hernandez 49, DL15, 50 DL5, andiamo a vedere i prezzi, preso dal Geobook quest'anno 4,20 €, 4,63 €, siamo in linea, leggermente più alto, ma questa è la norma. Abbiamo poi invece in rara 56,40 €, 65,22 €, un po' alto, questa secondo me è la cifra giusta, sui 40 euro, 40, 42 euro. Vedete 49 DL15, lo ripeto, e 50 DL5, queste sono le prestazioni con l'Incher in cui giocava e non giocava, ricordiamola questa cosa. Eccolo qua, nel Geobook dovrebbe giocare titolare nel 4-4-2 di Petrescu o al limite nelle due punte insieme a Thiago Robo, però presumibilmente giocherà a largo a sinistra oppure nel 4-2-3-1 da esterno a sinistra, insomma, se tante volte cambia modulo Petrescu. Questa è un'ottima presa, seconda opzione secondo me davanti. Che dire di Gerson Fernandez, ogni anno se ne riparla, giocatore di livello superiore per la K-League. Andiamo a vedere il prezzo, ultima asta 1,06 €, veramente il limited è regalato. In rara 32,76 €, leggermente più alto 40,81 €, però anche lui se lo prendete su un prezzo tra i 20 e i 30 euro è ottimo, insomma. L'anno scorso nonostante le difficoltà ha comunque fatto 9 gol e 9 assist, andiamo a vedere forse meno, 7-7 in 34 partite. Le ultime non l'ha giocate perché appunto c'è stata una rotazione pazzesca, lui si è leggermente infortunato, si è ripreso perché si sta allenando con la squadra. L1541, L528, che volete di più. Andiamo verso il finale con due invece proposte che vi butto lì a sorpresa. Naoki Maeda che torna in Giappone, prezzo lo vedete, ultima vendita 2,07 €, 2,95 € in floor, forse leggermente troppo alto, ultima vendita di 24,34 € in rara con 21,25 € di floor, quindi anche più basso. Arriva con dei voti che non hanno senso perché c'ha le 15,26 e le 5,24, però è uno che in Giappone aveva fatto decisamente bene, questo ve lo faccio vedere per questo. L'altro uguale, torna sempre agli Urawa perché anche Maeda tornava agli Urawa. Matsuo anche lui torna in prestito, insomma non ha fatto benissimo al Westerlo. Andiamo a vedere i prezzi, eccolo qua, limited ultima 1,53 €, 1,89 €, siamo lì, mentre in rara siamo a 26,63 l'ultima vendita, 34, questo è un po' in salita, insomma. Poi abbiamo questi gli scorsi, vedete, non benissimo, lui è un pochino più alto, le 15,36, le 5,35, ma siamo lì, cioè se uno prende questi calciatori e li schiera nelle prime partite, se dovessero poi giocare, acquisire spazio, insomma, tanta roba. Andiamo di là per la chiusura. Io vi ringrazio della pazienza, è stato un video enormemente lungo, probabilmente il più lungo che ho mai fatto qua sul canale. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciate un like se volete essere aggiornati sulle novità video che escono sul canale, e se avete domande, delucidazioni sui calciatori asiatici scriveteli ovviamente qua sotto nei commenti e vi risponderò prontamente. Se avete visto anche gli altri video che vi invito a riguardare e saranno sempre qua nelle info, insomma rispondo sempre a tutti senza tanti problemi. Ricordatevi ovviamente del Telegram, del Patreon. Detto questo, buon solare a tutte e tutti, ciao ciao.